da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Per Sardegna Sacra on the road siamo arrivate alla quinta puntata, ultima puntata della prima settimana. Oggi ci troviamo a Santo Lussurgiu, siamo in compagnia di Samuele Pizzai. Buongiorno a tutti. Che ci ha ospitato a casa sua, che però è una casa un po' particolare, cioè oltre a essere una casa, come vedete, nel centro storico di Santo Lussurgiu, un centro storico bellissimo, lui ne ha fatto un Sardinia Retreat Base. Spiegaci che cosa significa. È proprio la base per me come sardo, tornato in Sardegna, il mio primo piede nella patria, diciamo, venendo dall'Olanda, e poi è la base anche del mio lavoro. I retreat sono anche è la base dei ritiri, dai viaggi che si possono intraprendere da qui, il viaggio in Sardegna stessa, ma anche il viaggio introspettivo intorno alle regole delle zone blu. C'è scritto anche qui Blue Zone. Sì, la tua attività infatti si chiama Keep Alive Tours, Sì. Quindi sono dei ritiri, dei viaggi un po' particolari. Spiegaci meglio questo concetto di Keep Alive. Keep Alive significa che vuoi tenerti in vita, che vuoi non solo sopravvivere, vuoi essere vivo e pimpante, diciamo. Il tuo corpo deve essere brillante, devi ancora avere la luce negli occhi, non vuoi invecchiare già morendo, diciamo. Queste Blue Zone sono state studiate, Sardegna ne è una, da tutte queste zone nel mondo che si chiamano Blue Zone, zone blu, hanno estrapolato degli elementi chiave, e questi elementi chiave io li illustro in questi viaggi retreat insieme a dei coach, insieme anche delle strutture qui intorno. Dunque è una base dove qui c'è ospitalità, ma anche si lavora insieme con la comunità. È un nuovo tipo di turismo anche, introspettivo, ma anche portando turisti in un altro periodo dell'anno. Io ci tengo molto a portare anche questa nuova energia, che a volte dai sardi non viene ancora capito perché è un po' nuovo, non è tradizionale, ma io sono venuto da fuori con questa idea nuova e cerco anche dei punti, anche dell'energia, anche come persone come te che hanno l'apertura mentale a provare questo nuovo approccio al turismo anche. Benissimo, interessantissimo. E quindi noi cosa faremo oggi? Visiteremo alcuni siti, alcuni luoghi bellissimi del territorio di Santo Lussurgiu, che è un territorio molto verde, molto ricco di acqua, ma anche ricchissimo di monumenti archeologici, chiaramente, e lo visiteremo con questo approccio di Samuele. Quindi nelle varie tappe lui ci illustrerà anche questi elementi chiave che ispirano i suoi tour e la sua attività, quindi con un approccio più introspettivo. Ma lo vedremo dopo la sigla. Ecco amici, stiamo andando verso le cascate di Sosmolinos, che tra poco vedremo assieme a Samuele. Ci siamo fermati un attimo sia per osservare questo bellissimo panorama, sia per osservare questo murale che, pur essendo moderno, ha però degli elementi simbolici importanti e potremmo dire anche universali, vero Samuele? Sì, giusto. No, infatti, qui vedi l'acqua che scende dal cielo e l'uomo che lavora la terra e lavora insieme anche con la natura, ma lavora non solo insieme con la natura lavorando con le sue mani, ma anche la protezione divina, dunque essere aperti alla
l'aiuto di qualcosa di soprannaturale è molto importante, e nei periodi anche di non ce la faccio più, ti apri anche a qualcosa di più grande di te stesso, invece di poter risolvere tutto con la nostra mente, con la nostra forza di volontà, ci vuole anche un po' di aiuto, e questo aiuto divino, diciamo, in una forma o l'altra, ti dà serenità. Certo, poi ognuno ovviamente lo può chiamare come vuole, Sì, giusto. ma è importante il discorso dell'apertura, che può essere anche un'apertura a accettare aiuto Sì. dalla vita stessa, dalle altre persone, Infatti. contrapposta invece a un approccio più chiuso. Facciamo passare la macchina, siamo sempre on the road. Sì. È invece un approccio basato sulla pretesa di controllare tutto nella nostra vita. Proprio È quello che dobbiamo Sì. lasciare andare il controllo. E collaborare con la natura, e la natura ha anche qualcosa di divino, di naturale, e non siamo solo noi a determinare tutto. Ecco, siamo arrivati all'inizio del sentiero. Oggi faremo un sentiero alternativo per le cascate, non quello che fanno tutti. No. Dici qualcosa di questa scelta? Se fai il lavoro di dentro, dunque, di sviluppo personale, devi avere anche il coraggio di lasciare i sentieri battuti. Io nei miei viaggi, nei retreat che organizzo, vado a metafora, dunque anche non seguendo questa strada asfaltata, andando al parcheggio, prendendo la strada normale, ma prendiamo questo sentiero fuori dai luoghi comuni. È lì che si impara naturalmente, dunque devi avere anche il coraggio. Noi siamo l'uccello, siamo al centro della nostra vita, e dobbiamo avere anche il coraggio di andare oltre, di uscire dai nostri modi usuali, dalla comfort zone, è giusto, in sicurezza, un po' avventuroso, ma è lì che si impara, dunque fuori dai sentieri battuti. Così. Andiamo. Io andavo su. Ecco, siamo arrivati al punto dove il sentiero alternativo che abbiamo fatto si congiunge con quello classico, e quindi da qui in poi iniziano le scale. Samuele, come possiamo scendere le scale in modo più consapevole? In modo più consapevole e mirato a non logorare troppo il corpo, perché io posso fare tutto di volontà, ma facendo tutto con forza, alla fine mi rompe proprio anche le giunture, mi logora troppo, e per evitare questo bisogna camminare, come dicono gli inglesi, the shepherd's way of walking, camminare con dolcezza, dunque in sintonia anche con il corpo. Dunque invece di fare questo e prendere colpi, puoi fare anche questo. È molto più, è anche addirittura più elegante, più sexy, puoi dire anche. Io dico sempre, usi John Travolta nei suoi tempi migliori, così devi camminare e non prendere a colpi, ok? A bastonate il corpo, perché il corpo ti presenta il conto e quello lo vogliamo posticipare in quel momento.
Ecco, siamo già sulla via del ritorno. Abbiamo visto tutta la potenza dell'acqua, dell'elemento acqua alle cascate Sosmolinos e volevo chiedere a Samuele cosa ci può insegnare osservare l'acqua, immedesimarsi nell'elemento acqua. Io vedo nelle cascate due significati, un significato che è la vita che ti è cascata addosso e poi un altro è anche l'acqua che ti sciacqua, che ti purifica. Noi siamo per 80% consistiamo di acqua, dunque il nostro rapporto con l'acqua lo dobbiamo anche nutrire, vedere in un senso positivo, è una cosa che ci sciacqua. E prima della cascata ci sono questi pozzi, piccoli ruscelli, cascatelle, e questi pozzi simboleggiano anche le cose che ti sono avvenute nella vita, che ti hanno fatto la persona che sei adesso. Ci vuole anche un po' di autocompassione, dunque capire da dove siamo venuti e cosa ci ha costruiti, ma l'acqua trova anche una via intorno a queste pietre, questi ostacoli in un modo saggio, consapevole, anche con eleganza, invece di continuare a imbattere sulle stesse pietre come l'asino. Bisogna anche andarci un po' incontro, ma senza dimenticare, dunque apprezzare le tue esperienze nella vita e poi sciacquarti anche forse del peso, alleggerirti e poi essere più leggeri. Alleggerirti è proprio tipo blouson, alleggerirti vuol dire non stremarti troppo e il corpo ti premia con un conto posticipato, ok? Capito mi hai? Ecco, come vedete siamo arrivati a San Leonardo di Siete Fuentes, si sente già la pace che circonda questo luogo. Velocemente, per chi non conosce San Leonardo, è un luogo legato alla presenza di queste sorgenti, ha una storia antica, ha una storia che risale al Medioevo, si pensa che sia stato fondato intorno al XII secolo, probabilmente dai monaci cistercensi. Infatti il nome anche ad Septem Fontes, che troviamo nelle fonti antiche, probabilmente ha un significato simbolico legato al numero 7 e sappiamo che in diverse parti d'Europa ci sono comunque degli insediamenti dei monaci cistercensi che hanno questo stesso nome proprio perché aveva un significato simbolico, il 7 è anche un numero sacro, potremmo dire. Chiaramente ci sono le sorgenti che ancora oggi hanno una configurazione con 7 fontane che riprendono appunto questa simbologia antica. Nel Medioevo l'insediamento si sviluppò attorno alla chiesa di San Leonardo, che vedremo fra poco, e in particolare poi a partire dal XIII secolo il sito passò anche di proprietà dei cavalieri ospedalieri e infatti qua c'era appunto anche un ospedale. San Leonardo tra l'altro è un santo terapeuta, cioè un santo legato alla guarigione, quindi anche questa guarigione legata alle proprietà terapeutiche dell'acqua è un qualcosa che caratterizza questo luogo proprio fin dal Medioevo, quindi non è un caso sicuramente che scelsero anche di costruire questo ospedale qui.
arrivati alle 7 fontane, abbiamo bevuto questa acqua, ma torniamo al significato simbolico del numero 7. Il numero 7 può essere una metafora per tante cose, Sì. e quindi anche utilizzare questo numero proprio per un percorso interiore, per un lavoro interiore. Facci qualche esempio anche. E quello dipende anche dal trainer o dal coach che vuole lavorare con me in questi ritiri, perché uno è più interessato a vedere l'applicazione, l'illustrazione dell'elemento 7, per esempio le 7 regole di persone altamente di successo, di Stephen Covey per esempio. Possiamo usare il numero 7 lì, o anche le 7 sorelle, dunque delle Pleiadi, qualcosa di spirituale si può fare, oppure le regole di questi monaci, come si chiama? Cistercensi. L'anno prossimo ce la farò. E dunque possiamo, tutte queste regole di vita, non solo le regole delle blue zone che sono 9 o 11, ma possiamo anche usare solo 7 di queste e applicare in un certo modo. Ci sono anche 7 regole di genialità di Leonardo da Vinci, a difesa dal trainer e dal coach si può fare qualcosa di diverso e si può smerigliare se stesso dunque, in quel senso. Ma l'acqua può essere anche una metafora di chiarezza e trasparenza, giusto? Sì, infatti ho letto a proposito di questa acqua che è acqua a luce chiara, che ha un alto valore energetico, ma già di per sé è utile venire qui, ma la chiarezza è anche una cosa che in una vita che è offuscata da sfide, da cose che ti arrivano, è anche utile a trovare chiarezza su se stessi, per esempio, sui valori da seguire nella vita, per avere una nuova bussola anche, per andare in un'altra direzione. Ci vuole anche chiarezza verso te stesso, e se inizi qui, allora da quel momento ti puoi anche esprimere in modo chiaro al mondo intorno a te. Anche un retreat può essere intorno a questo. Dunque una delle regole delle zone blu è proprio avere la chiarezza sul proprio destino e la propria funzione nella vita. Dunque questi posti possono ispirare a quello, a fare quel lavoro, a avere più chiarezza. E non potevamo, prima di andare via, passare a fare visita all'antica chiesetta di San Leonardo, chiesa che risale nel primo impianto al XII secolo, fase di cui rimangono ancora alcune parti e che poi fu ampliata in seguito quando la villa passò all'ordine dei cavalieri ospedalieri, che appunto costruirono anche l'ospedale, di cui rimangono oggi pochi resti, che poi sono stati inglobati successivamente nei Muristenes, quindi nelle attuali edifici di supporto al santuario. Bene, ora andiamo via e facciamo l'ultima tappa di questa giornata. Anche oggi non possiamo mancare la visita almeno ad un nuraghe, e quindi andiamo in uno dei più belli e anche accessibili nuraghi di Santo Lussurgiu. Santo Lussurgiu è ricchissimo veramente di nuraghi, ma un territorio veramente molto selvaggio, e quindi tantissimi sono anche di difficile accesso e anche in stato di conservazione che non permette la visita. Mentre invece diciamo che il nuraghe Eligheon è uno dei più accessibili e facilmente visitabili. Andiamo!
che pace che c'è qua. Abbiamo fatto una bellissima passeggiata camminando in modo consapevole e godendoci anche questo silenzio e questa pace. Sì, infatti una delle regole delle zone blu, in inglese lo chiamano the shepherd's way of walking, dunque camminare come un pastore. Il consapevole consiste anche non solo nella tua consapevolezza del corpo, dunque renderlo più dolce, come abbiamo illustrato prima, ma anche essere consapevoli del nostro intorno, delle piante, delle forme, delle fasi e della interconnettività anche della natura e anche la nostra interconnettività con la natura. Il messaggio base è dunque se sei collegato con la natura, allora anche il tuo corpo lo è, e questo crea anche un ciclo molto benefico, positivo anche nei tuoi propri confronti. Dunque la passeggiata così può essere anche una metafora per arricchirti e per addolcirti, per essere più in sintonia con l'armonia e consapevoli anche di essere noi stessi parte della natura. Ecco, adesso fra poco entreremo all'interno del nuraghe Elighe Onna. Prima vi volevo dire almeno qualche cosa. Ieri abbiamo parlato tanto dei nuraghi dal punto di vista archeologico, oggi vedremo anche come si possono vivere oggi in modo diverso anche dei monumenti antichi. Ma prima una veloce descrizione. Come possiamo vedere, il nuraghe è oggi svettato, la camera del primo piano si conserva quasi completamente. Questo era in origine un nuraghe complesso, oggi resta la torre centrale mentre le torri periferiche sono abbastanza distrutte, sono in cattivo stato di conservazione. La bellezza di questo sito risiede anche nella sua collocazione paesaggistica su questo bellissimo pianoro roccioso da cui si gode una vista che dalla cima del nuraghe, specialmente quando era ovviamente intero, quindi ce lo dobbiamo immaginare alto più del doppio rispetto a quello che vediamo oggi, doveva essere una vista panoramica a 360 gradi veramente meravigliosa. Bene, adesso entriamo dentro e Samuele ci racconterà anche come si può visitare in modo consapevole un monumento anche ascoltando quello che sia dentro, per esempio. Quindi noi siamo abituati sempre a raccontarli dal punto di vista storico. A me piace sempre anche mettere l'accento sull'aspetto simbolico, almeno per quello che possiamo dire, perché penso che comunque gli antichi abbiano ancora oggi tanto da insegnarci da questo punto di vista. E quindi oggi vediamo come li possiamo rivivere in un modo diverso. Di questa giornata abbiamo visto come tutto quello che incontriamo nella nostra esperienza quotidiana in un viaggio può essere una metafora, un messaggio per la nostra vita, e vorrei chiedere a Samuele di farci qualche esempio di questo, per esempio per il luogo dove ci troviamo oggi, quindi in Nuraghe per esempio. Sì, allora questi nuraghi li uso molto volentiermente anche come simbolo per i pesi eccessivi che ci siamo assunti, ci siamo messi sulle spalle. E questa nicchia è un bel esempio anche, ti dà l'immagine che queste responsabilità, questi pesi assunti
non ti devono gravare sempre continuamente sul corpo, perché il corpo, ripetiamo, ti presenta il conto, e per evitare questo. Dunque qui per esempio in questo libro ho una foto di un partecipante, e lui qui in questa nicchia, liberatosi di tutti i suoi pesi, che ha anche scritto con un cartellino, con un bigliettino, ha scritto anche tutte queste sue responsabilità, qui si è focalizzato su quello che per lui conta veramente nella sua vita, dunque i suoi valori interni che devono anche trovare espressione nella sua vita. Dunque adesso lo ha applicato nella sua ditta, nella sua impresa, rendendo il suo messaggio verso il mondo molto chiaro, e adesso lui viene chiamato da grossi clienti anche nazionali in Olanda, ha vinto anche un premio di innovazione, e questo è il lavoro che si può fare anche nei nuraghi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo visto un approccio un po' alternativo al viaggio, alla visita dei luoghi della natura e della storia. E quindi per la prima settimana siamo arrivati alla fine. Noi vi diamo appuntamento lunedì alle 8 per la prima diretta della seconda settimana. Questo weekend faremo una piccola pausa, ma non vi lasceremo perché pubblicheremo foto inedite e qualche dietro le quinte. Vi riassumeremo cosa abbiamo fatto durante la settimana, in modo da tenere una sorta di diario di viaggio. Quindi non vi preoccupate, anche per chi mi ha chiesto di pubblicare il percorso e le mappe, adesso lo faremo questo fine settimana. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Samuele Pizzalis per averci ospitato e aver partecipato a questa puntata e averci illustrato anche dei modi diversi di viaggiare e di utilizzare i luoghi della natura e della cultura come veri e propri laboratori di sviluppo personale. E quindi, ragazzi, noi vi salutiamo. Ciao! Ciao!